Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Se siete arrivati a questo punto vuol dire che siete all'ultimo video della playlist studio di funzione. Concludiamo questa carrellata sullo studio di funzione con un tipo di funzioni molto particolari, ovvero le funzioni con i valori assoluti. Le riconoscete subito perché, come potete vedere da questo esercizio che vi ho proposto, avete un valore assoluto, cioè queste lineette verticali che appaiono all'interno della funzione. Se questo è il primo video che guardate, vi consiglio prima di partire con studi di funzioni più semplici, quindi potete fare lo studio di una funzione intera, di una funzione fratta, di una funzione irrazionale o anche logaritmica e poi passare a questo, perché questo è davvero difficile, ma come sempre io sono qui apposta per semplificarvi la vita, per semplificarvi le cose, e quindi partiamo insieme passo a passo a vedere tutto quello che dobbiamo fare. Vi ricordo che, come abbiamo visto negli altri video sugli studi di funzione, noi dobbiamo seguire questa tabella di marcia. Dobbiamo andare a risolvere l'esercizio facendo dall'1 al 7 questi passaggi e andando a fare, man mano che ottengo i risultati, il disegno in figura. Quindi partiamo e andiamo a fare il dominio. Come vi dicevo, la funzione con i valori assoluti è un po' particolare, quindi prima di fare il dominio vi consiglio di andare a considerare quando l'argomento, cioè quello che sta dentro il valore assoluto, è maggiore o uguale di 0. Pongo l'argomento maggiore o uguale di 0, ovviamente questa è una disequazione di primo grado, quindi si risolve semplicemente portando il termine noto al secondo membro e cambiando di segno. Quindi sappiamo che per x maggiore o uguale di 2 l'argomento, cioè quello che ho dentro il valore assoluto, è una quantità positiva. Andiamo a fare un piccolo riepilogo, una tabella. Abbiamo detto che da 2 in avanti il valore assoluto è una quantità positiva, indichiamo col più. Di conseguenza l'intervallo opposto mi darà la quantità negativa, mettiamo il meno. Ora andiamo a riscrivere la funzione senza il valore assoluto, dove in questa colonna metteremo l'argomento con tutti i segni cambiati perché è negativo. In questa colonna andremo a togliere il valore assoluto mettendo l'argomento con il segno positivo, quindi con gli stessi segni. Ponete la vostra attenzione su quello che vi ho colorato in giallo. In questa colonna, dove abbiamo detto che c'è il meno, ho ricopiato il numeratore e al posto di x meno 2 ho messo meno x più 2, cioè ho cambiato i segni, e più 3x l'ho copiato. Nella colonna del più invece ho ricopiato il numeratore e ho ricopiato anche il denominatore esattamente così com'è, perché siccome il valore assoluto qui è positivo devo ricopiare quello dentro. Qua era negativo, devo ricopiare quello dentro ma cambiando di segno tutto. Ora facciamo i calcoli, posso sommare questi due termini che sono simili, mi rendo conto che posso scomporre sia sopra che sotto. Sopra è una somma per differenza, mentre sotto posso raccogliere a fattor comune 2. Qui ottengo una bellissima cosa perché noto che sopra e sotto possono andare via. Semplificando viene questa funzione, che è una semplice retta. Ora andiamo di nuovo a fare i calcoli qui. Questa volta, anche se scompongo, noto che non mi si semplifica niente, quindi posso lasciarla tranquillamente così. Ora andiamo a riscrivere la funzione di partenza in una funzione a tratti. Sappiamo che la funzione si divide in due parti. Per x minore di 2 abbiamo questa, per x maggiore di 2 abbiamo questa funzione. Fare lo studio di funzione di questa funzione qui col valore assoluto equivale a fare lo studio di funzione di questa funzione qui, che è a tratti, che però ha un grandissimo vantaggio, non ha più il valore assoluto. Ora notiamo che la prima è una retta e chiaramente sappiamo disegnare una retta, quindi è sufficiente studiare solo questa funzione qua. Per ora quindi concentriamoci su questa. Alla fine, quando avremo fatto il grafico di questa funzione, andremo a disegnare anche la retta. Abbiamo detto che il primo passaggio da fare è calcolare il dominio. Questa è una funzione fratta e quindi il dominio consiste nel porre il denominatore diverso da 0. Facciamo tutto a mente, portiamo il termine noto di là, cambiando di segno e dividendo tutto per 4. 2 quarti si semplifica, viene un mezzo. Il nostro dominio è x diverso da un mezzo. Come sempre, tutte le volte che otteniamo un risultato andiamo a riportarlo in figura. Quindi facciamo il piano cartesiano, uso una scala bella grande, quindi 1 è qui, la metà, un mezzo è qua. Faccio un pallino vuoto perché sappiamo che non voglio che la funzione passi per questo punto e già mi ha vantaggio quando il dominio mi dice x diverso da un numero, io faccio una retta verticale tratteggiata. Primo punto fatto, andiamo a fare il secondo punto. Dobbiamo andare a vedere le eventuali simmetrie della funzione.
ovvero vedere se è pari, dispari, né pari né dispari. Dobbiamo andare a calcolare f di meno x, abbiamo detto a questa, perché questa qui è una retta e per il momento la lasciamo in disparte, quindi facciamo come se non ci fosse. Sostituendo al posto di x meno x e facendo i calcoli mi viene tutto questo x alla seconda, perché vi ricordo che meno qualcosa elevato a una potenza pari fa sempre più qualcosa. Sotto 4 per meno x fa meno 4x. Notiamo che sicuramente questa cosa qui è diversa dalla funzione di partenza, quindi non è pari. Non è nemmeno dispari perché il numeratore è identico. Per essere dispari in una funzione fratta doveva cambiare segno o solo il numeratore o solo il denominatore. Il denominatore ci siamo quasi perché qua c'è 4x e qua c'è meno 4x. Qua c'era meno 2, per essere dispari doveva esserci più 2. Quindi deduciamo che la funzione non è né pari né dispari. Questo passaggio non mi dà nessun valore aggiunto, quindi non ho niente da disegnare, da aggiungere al grafico. Passiamo al punto 3. Dobbiamo andare a fare le intersezioni con gli assi. Partiamo con l'intersezione con l'asse x. Parola magica, tutte le volte che sentite la parola intersezione vuol dire che dovete fare un sistema tra la funzione e l'asse x, che ha equazione y uguale a 0. Andiamo a sostituire al posto di y 0 alla prima. Questa è facile perché una frazione è 0 quando il numeratore è 0, quindi mando via il denominatore e risolvo x alla seconda, porto di là uguale 1, che viene x uguale più o meno 1. Abbiamo trovato due punti di intersezione, a di coordinate 1 0 e b di coordinate meno 1 0, perché abbiamo detto che la y è 0. Andiamo a riportare subito nella figura questi due punti. In corrispondenza di meno 1 e 1 mettiamo due pallini pieni per indicare che la funzione tocca l'asse x nei punti A e B. Andiamo a vedere ora le intersezioni con l'asse y. Parola magica, tutte le volte che avete intersezione dobbiamo fare un sistema tra la funzione e l'asse y che ha equazione x uguale a 0. Anche qui è molto semplice perché basta andare a mettere 0 al posto di x alla prima equazione, quindi questi due termini sono 0, viene meno 1 fratto meno 2, meno per meno più, un mezzo. Abbiamo trovato un terzo punto, chiamiamolo C, di coordinate 0, un mezzo. Andiamo a disegnarlo in figura, se 1 è qui, un mezzo è esattamente a metà. Bene, andiamo al punto 4, studiamo il segno della funzione, quindi poniamo la funzione maggiore di 0. È una disequazione fratta, ormai le sapete a memoria, dobbiamo farla in 3 passaggi. Numero 1, numeratore maggiore di 0. Numero 2, denominatore maggiore di 0. Numero 3, tabella dei segni. Risolviamo il numeratore, è una disequazione di secondo grado. So già, perché l'abbiamo trovato nelle intersezioni con gli assi, che le soluzioni sono più o meno 1, quindi non perdo tempo, non faccio i calcoli, so già che le due soluzioni sono più o meno 1 e le vado a disegnare nella retta. Dopodiché, siccome era una disequazione di secondo grado, la devo andare a risolvere o con il metodo della parabola, che sicuramente a scuola avete fatto, oppure con il mio metodo, che voi sapete che adoro tantissimo, che è il metodo del dice. È un acronimo che sta per discordi interni, concordi esterni. Se è la prima volta che ne sentite parlare, andate a vedere la mia playlist sulle disequazioni di secondo grado, così vi togliete ogni dubbio. In pratica dobbiamo andare a vedere il segno di x alla seconda, che è segno più, perché il coefficiente è più 1, è sottinteso, con il verso che è maggiore, più. Più e più sono segni concordi, quindi le mie soluzioni saranno date dai valori esterni. Esterni sono questi qui, mentre interni sarebbero stati questi qui. Per cui la soluzione del numeratore è questa: x minore del numero più piccolo oppure x maggiore del numero più grande. Numeratore fatto, andiamo a fare il denominatore. Chiaramente questo è un risultato che abbiamo già visto prima quando siamo andati a fare il dominio, solo che prima c'era diverso da un mezzo, ora metteremo maggiore di un mezzo. Quindi fatevi furbi, se avete già fatto un calcolo non andate a rifarlo. Quindi invece di fare i passaggi, portare questo al secondo membro, dividere tutto per 4, sono andata a vedere il risultato del dominio che era qua su in alto quando lo vedete e l'ho ricopiato mettendo il verso, era maggiore, ho rimesso maggiore. Non dimentichiamoci cosa stavamo facendo, stavamo risolvendo una disequazione fratta. Dopo aver fatto numeratore, denominatore, dobbiamo andare a fare la tabella dei segni. Ricordatevi di mettere sempre i numeri dal più piccolo al più grande e ora andiamo a mettere segno più al numeratore,
dove ci dice la soluzione: minore di meno 1 qui, maggiore di 1 qua, tutto il resto meno. Denominatore, andiamo a mettere il segno più dove mi dice la soluzione: maggiore di un mezzo, da qui in avanti, tutto il resto meno. Prodotto dei segni: più per meno meno, meno per meno più, meno per più meno, più per più più. Finalmente siamo arrivati alla parte più divertente. Voi sapete che io adoro fare il segno di una funzione, perché ora dobbiamo andare a fare il grafico e andare a cancellare le regioni del piano in cui sappiamo, grazie a questa tabella, che la funzione non sta. Prima di tutto, in corrispondenza dei tre numeri, devo andare a disegnare tre rette verticali. I numeri erano meno 1, un mezzo e 1. Un mezzo ho già la retta verticale tratteggiata perché l'avevamo disegnata appena avevamo calcolato il dominio. Quindi meno 1 e 1 andiamo a fare due rette non tratteggiate, ma due rette continue verticali. Poi ricordiamoci la cosa più importante, che l'asse X divide il piano dalla parte del più alla parte del meno. Tutto quello che sta qui è positivo, tutto quello che sta qua sotto è negativo. Bene, adesso andiamo a recuperare la tabella dei segni. Io ce l'ho nell'altra pagina, voi guardate nei vostri appunti. Avevamo visto che da meno 1 in giù la funzione aveva segno meno, cioè era qua, quindi vuol dire che non sta qua. Cancelliamo tutta la parte, così. Poi da meno 1 a un mezzo nella tabella c'era il segno più, quindi sappiamo che la funzione sta qua su e quindi cancelliamo tutta la parte bassa. Poi da un mezzo a 1 la funzione sappiamo che ha segno meno e quindi dobbiamo cancellare tutta la parte del più. Ultimo, da 1 in avanti sappiamo che la funzione ha segno più e quindi cancelliamo tutta la parte che ha segno meno. Arrivati a questo punto io sono sempre molto felice perché già sappiamo dire diverse cose. Per esempio, sappiamo che la funzione passa per b per c, sappiamo che sarà qui, in questa parte, in questa parte, in questa parte, e poi sappiamo anche che passa per 1. Ora che abbiamo fatto lo studio del segno, andiamo a fare il passo numero 5. Partiamo con l'assintoto verticale. Se avete visto il mio video sugli assintoti, sapete che l'assintoto verticale va calcolato nei punti di discontinuità della funzione. Andiamo a vedere il dominio, sappiamo che il dominio era x diverso da un mezzo, quindi faremo il limite per x che tende a un mezzo della funzione. Come sempre andiamo a sostituire al posto di x un mezzo, sopra viene un mezzo alla seconda che fa un quarto, mentre sotto non faccio nemmeno i calcoli, tanto so che fa 0. Un numero fratto 0 fa sempre infinito. Poiché questo limite fa infinito, deduciamo che x uguale a un mezzo è un assintoto verticale. Piccola parentesi, ve l'ho già detta anche negli altri video, ma se non li avete visti ve lo ridico. Molto spesso a scuola io so che l'insegnante chiede di calcolare, in corrispondenza di un assintoto verticale, sia il limite destro che il limite sinistro, ovvero il limite di x che tende a un mezzo più e il limite di x che tende a un mezzo meno. Come vi dicevo nelle volte precedenti, io non faccio questa cosa, non vado a vedere il segno dell'infinito, cioè se questo limite fa più infinito o meno infinito, perché secondo me non serve a niente, è soltanto una perdita di tempo. Vi spiego qual è il mio trucchetto. Per fare questo ritorniamo al grafico. Al punto precedente abbiamo calcolato il segno della funzione e quindi abbiamo cancellato queste regioni del piano. Andiamo a vedere adesso un mezzo, è qui. Un mezzo più vuol dire un pochino più di un mezzo, quindi più a destra. Io so che qua su la funzione non c'è. Vi ricordo che qua su la funzione va a più infinito e qua giù a meno infinito. Quindi per x che tende a un mezzo più, ovviamente non andrà a più infinito, ma andrà a meno infinito. Quindi vuol dire che la funzione si avvicinerà sempre di più a questo assintoto verticale. Quindi faccio un segnetto così per indicare che la funzione si avvicinerà da questa parte, cioè per y che tende a meno infinito. Mentre per x che tende a un mezzo meno, cioè un po' meno di un mezzo, cioè a sinistra, la funzione ovviamente non sta qua sotto perché abbiamo cancellato e quindi vuol dire che andrà a più infinito, cioè si avvicinerà all'assintoto verticale da questo verso. E faccio un segnetto qui per indicare che la funzione ovviamente si avvicinerà sempre di più da questa parte, anzi già qui so che passa per il punto C, quindi probabilmente farà così. Ecco perché vi dicevo che secondo me non serve a niente andare a calcolare il limite di x che tende a un mezzo più e di quello che tende a un mezzo meno, perché tanto dal grafico già possiamo trovare i segni dell'infinito, rispettivamente più infinito per x che tende a un mezzo meno e meno infinito per x che tende a un mezzo più. Bene, spero di aver chiarito questa cosa e andiamo ora a fare il limite di x che tende a infinito per trovare gli eventuali assintoti orizzontali. Risolviamo questo limite
come sempre andiamo a sostituire al posto di x infinito, sopra viene infinito e sotto pure. Infinito fratto infinito è una forma indeterminata, voi sapete che andare a risolvere questa formula vuol dire andare a risolvere un limite un pochino più semplice. La furbizia sta nell'andare a prendere i termini di grado più grande sia al numeratore che al denominatore. Quindi è come andare a risolvere un limite fatto così, dove il grado più grande sopra era x alla seconda, perché meno 1 è più piccolo, e il grado più grande sotto era 4x. Risolvere questo limite di partenza equivale a risolvere questo. Qua si semplifica, ora vado a risostituire e viene infinito diviso 4 che fa infinito. Siccome questo limite fa infinito, deduciamo che non ci sono asintoti orizzontali, perché doveva venire un numero e ovviamente infinito non è un numero. Poiché non ci sono asintoti orizzontali, andiamo a calcolare quelli obliqui. Se invece c'era un asintoto orizzontale, quegli obliqui non li calcolavamo. Per trovare l'asintoto obliquo devo andare a trovare due limiti, uno per m e l'altro per q. Partiamo da m, il coefficiente angolare. Dobbiamo risolvere questo limite, quindi la funzione diviso x. Fare diviso x vuol dire moltiplicare x per il denominatore della funzione, quindi viene 4x alla seconda meno 2x. Risolviamo questo limite, come sempre andiamo a sostituire al posto di x infinito, ormai siamo pratici, sappiamo che viene la forma indeterminata infinito fratto infinito. Il trucchetto mi dice di andare a risolvere il limite considerando soltanto i termini di grado più grande, quindi questi qua. Risolvere questo limite di partenza equivale a risolvere questo limite. Chiaramente questo è più semplice, i due termini si semplificano e viene un quarto. Abbiamo trovato il nostro m, ora dobbiamo trovare q che è dato da questa formula, quindi ricopio la funzione meno mx, m vale un quarto, quindi un quarto x. Prima di tutto facciamo l'mcm che è dato da 4 per questo, quindi tutto lui diviso 4x meno 2 mi rimane 4 che moltiplica il numeratore, faccio già a mente, meno 4 diviso 4 se ne va, quindi devo moltiplicare meno x per lui. Questi due termini sono opposti, quindi se ne vanno. Ricordatevi sempre che quando calcolate q i termini di grado più grande devono sempre andare via, se non vanno via vuol dire che avete sbagliato qualche conto, quindi il limite diventa 2x meno 4 sopra e sotto sono andata a moltiplicare tutto. Perché? Perché come sempre andando a sostituire al posto di x infinito viene una forma indeterminata infinito fratto infinito. Ormai siamo bravi, sappiamo che dobbiamo andare semplicemente a risolvere il limite con i termini di grado più grande, quindi questi. Così facendo si semplifica, x e x se ne va e viene un ottavo. Abbiamo trovato q, quindi l'asintoto obliquo che ha equazione di questo tipo, andando a mettere al posto di m un quarto e al posto di q un ottavo, diventa così. In sintesi questa funzione ha un asintoto verticale, nessun asintoto orizzontale e un asintoto obliquo. Andiamo a disegnarlo in figura. Per disegnare una retta abbiamo bisogno di due punti, quindi facciamo una tabellina. Se x vale 0 viene un ottavo, se x vale 1, un quarto più un ottavo viene 3 ottavi. Andiamo a disegnare questi due punti nel piano cartesiano. Il primo punto è 0, un ottavo è 0,1, qua è 0,5, quindi qui. L'altro punto è 1, 3 ottavi. 3 ottavi è 0,3 e quindi qua. Per questi due punti tracciamo la retta. Questo è il nostro asintoto obliquo. Ora andiamo a fare la derivata prima per trovare gli eventuali punti di massimo, minimo o flesso. Dobbiamo fare la derivata di una frazione. Vi ricordo che la regola di derivazione mi dice di derivare il numeratore, 2x, e ricopiare il denominatore. Meno il contrario, derivo il denominatore 4 per ricopio il numeratore, tutto diviso il denominatore alla seconda. Sono sicura che sappiate fare benissimo i calcoli da soli, quindi mettete stop, fateli da soli e poi riprendete da qui. Bene, io vi ho fatto tutti i passaggi, vi ho anche colorato i monomi simili, spero che riusciate a seguire tutto anche se non avete seguito i passaggi, e quindi la derivata prima è questa. Ora dobbiamo porla maggiore di 0. Visto che c'ero mi sono avvantaggiata, ho notato che tutti i termini sopra avevano fattor comune 4, quindi l'ho raccolto. Dobbiamo, come al solito, risolvere una disequazione fratta, ormai le sappiamo fare a occhi chiusi, dobbiamo porre numeratore maggiore di 0, denominatore maggiore di 0
e poi fare la tabella dei segni. La prima, siccome 4 moltiplica tutto, posso mandarlo via e quindi risolvere questa disequazione di secondo grado. La prima cosa che dobbiamo fare è risolvere l'equazione associata, cioè dobbiamo risolvere questo uguale a 0 per trovare le due soluzioni. Usiamo la formula risolutiva, meno b vale meno 1, quindi 1. Poi sotto radice devo fare b alla seconda, 1 alla seconda 1, meno 4ac, 4 per 1 per 1 4, tutto fratto 2a, a vale 1, quindi 2. Noto che sotto radice ho un numero negativo, questo vuol dire che non ho nessuna soluzione, ma stavamo facendo una disequazione di secondo grado, quindi una volta trovate le soluzioni dobbiamo andare a fare la parabola, quindi disegniamo una retta, non ho nessuna soluzione quindi non disegno nessun punto sulla retta e ora dobbiamo andare a vedere la concavità della parabola. La parabola è felice perché il coefficiente di x alla seconda ha segno più, questo vuol dire che devo disegnarla così. Ovviamente non la disegno così perché se avete visto il mio video sulle disequazioni di secondo grado sapete che la disegno così solo quando da qua ottengo due soluzioni. Qua ho il delta negativo quindi non ho soluzioni, quindi devo disegnarla così. Se questa cosa non vi torna, allora mettete stop e andate a ripassare velocemente un mio video sulle disequazioni di secondo grado. Sono sicura che vi toglierete ogni dubbio. Bene, dicevamo che devo andare a risolvere questa disequazione con il verso maggiore. La parabola sta nel piano del più sempre, perché sta sempre qua su in alto e quindi la soluzione del numeratore è per ogni x appartenente a r. E questo è il numeratore. Andiamo a fare il denominatore. Abbiamo questa cosa elevata alla seconda. Se mi conoscete bene, sapete, perché ve lo ripeto fino allo sfinimento, che tutte le volte che avete una cosa elevata a potenza pari 2, 4, 6, quella cosa è sempre maggiore di 0, quindi non fate calcoli, non perdete tempo, scrivete subito per ogni x appartenente a r. Andiamo a fare la tabella dei segni. In questo caso non ho ottenuto nessuna soluzione numerica, quindi faccio semplicemente una retta. Ho ottenuto per ogni come soluzione sia al numeratore che al denominatore, quindi tutte le volte che c'è per ogni metto più, invece di metterlo due volte lo metto una sola volta per risparmiare, tanto non cambia niente, più per più fa sempre più. Ma non dimentichiamoci cosa stavamo facendo la derivata prima maggiore di 0. Questo vuol dire che quando facciamo la tabella dei segni dobbiamo fare una freccia che va verso l'alto quando ho il più, verso il basso quando ho il meno. In questo caso una freccia verso l'alto. Non ho né massimi né minimi come potete vedere, ma ho un'informazione importante. La funzione sale sempre, cresce sempre. Non avendo ottenuto nessun punto di massimo o minimo non abbiamo niente da disegnare al grafico, quindi passiamo all'ultimo step. Andiamo a determinare la derivata seconda. Dobbiamo fare la derivata prima di questa funzione. La regola di derivazione mi dice che devo elevare il denominatore alla seconda, quindi viene elevato alla quarta. Poi al numeratore devo derivare lui, quindi viene 8x meno la derivata di x è 1 moltiplicato per il 4 davanti, 4. Tutto questo per il denominatore ricopiato. Meno il contrario, devo derivare questo, il denominatore. Questa è la derivata di una funzione composta, quindi porto il 2 davanti e abbasso di grado, quindi da grado 2 è diventato grado 1. Per devo derivare quello dentro, la derivata di questo è 4. Per devo ricopiare il mio numeratore e lo ricopio già moltiplicato per 4, quindi esattamente così. Ok, non vi spaventate, mettetevi alla prova, con calma provate a fare i calcoli, quindi mettete stop e poi riprendete da qui, vediamo se vi tornano gli stessi risultati miei. Allora, che ne dite? Vi è venuto lo stesso identico mio risultato? Allora, erano calcoli un po' difficili. Io vi dico qual è il trucchetto che dovete adottare quando avete le funzioni fratte. In pratica, qui mi sono resa conto che potevo raccogliere a fattor comune un 4 e quindi tra parentesi rimaneva 2x meno 1. Poi ho notato che questo termine e tutto questo termine, in totale io ho due termini, avevano in comune il 4 che ho colorato in arancione e 4x meno 2, solo che qui era elevato alla seconda e qua era elevato alla 1. Quindi vi ricordo che quando dobbiamo raccogliere a fattor comune dobbiamo sempre prendere l'esponente più basso, 1. Dopodiché nel primo termine raccogliendo un 4, 4 se ne va, e raccogliendo 4x meno 2 una volta sola ne rimaneva 1 e quindi mi rimaneva 2x meno 1, questo qui in rosso, per 4x meno 2. Poi nel secondo termine
quello in giallo e quello in arancione lo avevo raccolto, quindi mi rimaneva 2 che moltiplicava tutto lui. Ecco qua. Poi con le frecce vi ho fatto i passaggi per la moltiplicazione che hanno dato luogo a tutti questi termini tra parentesi tonde, e la cosa bellissima è che avevo notato che i monomi simili si eliminavano. Infatti ve li ho colorati nello stesso colore, erano tutti termini opposti, mi era rimasto soltanto il termine noto. Più 2 meno 8 faceva meno 6, moltiplicato per il 4 davanti meno 24. Inoltre l'altra cosa stupenda è che avendo raccolto a fattor comune questo termine in giallo si semplificava con il denominatore che era elevato alla quarta, mandandone via 1 mi era rimasto 3. Quindi in sintesi la derivata seconda viene meno 24 diviso questa quantità elevata alla terza. Dobbiamo porla maggiore di 0 per andare a vedere la concavità. È una funzione fratta, come sempre dobbiamo risolverla in 3 passaggi: numeratore maggiore di 0, denominatore maggiore di 0 e tabella dei segni. La prima, ho una disequazione in cui non appare l'incognita, soltanto un numero, quindi dobbiamo farci la domanda: è vera questa cosa? Cioè meno 24 è maggiore di 0? Ovviamente no, perché meno 24 è un numero negativo, quindi è più piccolo di 0, e quindi questa disequazione ha come soluzione non esiste x appartenente a r. Ora il denominatore, abbiamo una potenza elevata alla terza. Quando abbiamo esponente pari sappiamo che questa disequazione è sempre vera. Quando invece è dispari è molto semplice, basta mandare via l'esponente e risolvere semplicemente la base. Questo calcolo l'avevamo già fatto prima, portando il 2 di là e dividendo per 4 viene x maggiore di un mezzo. Non dimentichiamoci cosa stavamo facendo, avevamo fatto numeratore maggiore di 0, denominatore maggiore di 0, ora dobbiamo fare la tabella dei segni per risolvere la disequazione fratta. Scriviamo un mezzo, al numeratore siccome c'è non esiste devo mettere tutto meno, al denominatore devo mettere segno più quando x è maggiore di un mezzo, qui, e il resto meno. Prodotto dei segni, meno per meno più, meno per più meno. Stavamo calcolando la derivata seconda maggiore di 0, quindi sappiamo che tutte le volte che c'è un più devo fare una parabola felice e tutte le volte che c'è un meno la parabola triste. Sappiamo che prima di un mezzo la concavità è rivolta verso l'alto, dopo un mezzo la concavità è rivolta verso il basso. Solitamente quando otteniamo un valore dobbiamo andarlo a sostituire nella funzione per trovare le coordinate del punto. Tuttavia in x uguale un mezzo la funzione non è definita, perché vi ricordo che il dominio era x diverso da un mezzo, quindi non ci sono punti di flesso. Andiamo a questo punto a tracciare il grafico finale. Dopo aver fatto tutti e 7 i passaggi siamo pronti per unire i puntini. Sapevamo che la funzione passava per 1 e doveva toccare qua. Poi da 1 sapevamo che la funzione doveva avvicinarsi all'asintoto obliquo senza mai toccarlo. Infine doveva passare per B, per C e poi andare qua su. E poi da B doveva andare verso sinistra avvicinandosi sempre più all'asintoto obliquo da questa parte. Questo è il grafico della nostra funzione, ma non dimentichiamoci cosa stavamo facendo. Avevamo detto che avevamo una funzione col valore assoluto, l'avevamo spezzettata in una funzione a tratti, dove un pezzo di funzione era una retta e l'altro pezzo era la funzione che abbiamo disegnato qui, questa funzione. Ora dobbiamo andare a riprendere quella funzione a tratti, ve la scrivo qui a fianco. Per x maggiore di 2 dobbiamo disegnare questa funzione, quindi qua c'è 1, andiamo a disegnare 2 è qua, quindi da 2 in avanti la funzione è questa, da 2 indietro la funzione è questa retta qua. Per disegnare una retta servono 2 punti, se x vale 0 y vale meno un mezzo. Come secondo punto metto 2 perché 2 è proprio il punto in cui la funzione a tratti cambia, quindi sostituendo 2 alla prima funzione y viene un mezzo. Andiamo a disegnare queste coordinate nel piano cartesiano, 0 meno un mezzo è qui, 2 un mezzo è qua. La retta passa per questi 2 punti. Ora andiamo a tracciare il grafico completo della funzione, di questa funzione a tratti, che vi ricordo era la funzione che abbiamo ottenuto da quella di partenza che aveva il valore assoluto. La funzione ci dice che da 2 in giù, quindi da qui verso sinistra, ho una retta, quella che ho appena disegnato, mentre da 2 in avanti ho
questa funzione fratta, che è quella che abbiamo appena studiato facendo tutti i passaggi dall'1 al 7, quindi quella in blu. Però quella in blu la devo disegnare nell'intervallo x maggiore di 2, cioè da 2 a destra, quindi questo pezzetto. In sintesi, la funzione a tratti è quella in rosa. Prima di 2 è un pezzo di retta, dopo di 2 è un pezzo di questa funzione in blu che abbiamo disegnato prima. Quando avete le funzioni con il valore assoluto, dobbiamo quindi sempre spezzettarle in funzione a tratti. Andiamo a fare lo studio di quella funzione e poi andiamo a unire i pezzettini. In questo caso univamo un pezzo di retta con un pezzo di funzione che abbiamo studiato. Ecco qua gli esercizi che vi ho preparato. Siete pronti? Azionate il cronometro e fate più esercizi possibili in 2 minuti di tempo. Scoprirete che bastano pochi minuti per raggiungere ottimi risultati. Eccoci qua! Se i video ti sono stati utili e se gli esercizi ti sono serviti, fammelo sapere. Hai visto la novità? Ho creato una nuova playlist che si chiama FAQ, dove trovi tutti i video di esercizi specifici che alcuni di voi mi hanno chiesto. Quindi, se anche tu hai bisogno di un video ad hoc, di un esercizio o un argomento che magari non ti è chiaro, scrivimi su Facebook, Instagram, TikTok. Trovi tutti i miei riferimenti qui sotto e farò in modo di caricarne uno anche per te. Io ti saluto e ti aspetto al prossimo video. E ricordati che se non sei ancora brava in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.